Oggi vi parlo dei nuovi DJI Goggles N3, nuovi visori FPV a basso costo. E per basso costo intendo relativo ai Goggles 2 e Goggles 3, oltre che i Goggles Integra. Questi sono a minor costo e tra l'altro questa è la versione singola, ma si possono ottenere anche acquistando la nuova versione DJI Neo Motion Fly More Combo che li contiene all'interno. Tra poco vedremo i prezzi e le varie compatibilità. Diamo un'occhiata alla versione singola all'interno della scatola. Vediamo che c'è questa scatoletta, vedremo tra poco cosa c'è all'interno, i visori, vediamo se c'è altro. Questo è un imballaggio di cartone che è vuoto, praticamente non c'è nulla all'interno. Vediamo all'interno di questa scatoletta cosa c'è, e anche qua non c'è nulla. Praticamente troviamo soltanto i visori senza nessun accessorio, neanche un cavetto. E questo è uno dei motivi per cui costano meno rispetto ai fratelli maggiori. Ma eccoli qua i Goggles N3. Funzionano con protocollo O4 esattamente come i Goggles 3, però questi non hanno le telecamerine frontali. Nuova anche la disposizione della micro SD e della porta di tipo C USB. Attenzione quindi all'umidità perché sono sulla parte superiore, alla polvere. Mi sarebbe piaciuta una copertura per quando non vengono utilizzate. Tradizionale invece il posizionamento del cursore 5D che funge anche da joystick e il tasto back, tasto di accensione di lato ma senza LED che indicano il livello di carica della batteria interna. Batteria che in realtà è posizionata all'interno del supporto della nuca. Notiamo anche che il cavetto che collega la batteria al visore è esterno, non è più integrato all'interno della fascia elastica. Fortunatamente è presente una protezione delle lenti, anche se estremamente economica. È un'ottima cosa se consideriamo che sui Goggles 3 ho dovuto stamparmela in TPU. E qua vediamo che questi sono i Goggles 3 che hanno anche il sensore di presenza, mentre gli N3 non hanno il sensore di presenza. Inoltre non hanno la regolazione della distanza interpupillare come invece hanno i Goggles 3 come stiamo vedendo e non hanno la regolazione delle diotrie. La buona notizia testimoniata da questa grande maschera rispetto alle altre soluzioni DJI, vedete quanto è grande. La prima cosa da dire è che è sostituibile, quindi si stacca. Sarà possibile acquistarla a parte come accessorio. L'aspetto importante per chi ha bisogno di occhiali è che tutto questo sistema, compreso il sistema cinghia, permette di utilizzarli con gli occhiali. Ed è anche il motivo per cui sono così ingombranti rispetto ad esempio alle soluzioni Goggles 3. Qua le differenti dimensioni si vedono tutte, guardate quanto sono più grandi gli N3. In queste immagini si percepisce meglio la vera differenza nelle dimensioni, differenze notevoli. Gli N3 pesano circa 70 grammi in più rispetto ai Goggles 3. Però devo dire, dopo averli provati, che probabilmente anche grazie al nuovo sistema cinghia risultano bilanciati e non fanno troppa pressione sul naso. Tuttavia, per quanto riguarda il naso, i Goggles 3 più costosi hanno più comfort perché hanno un punto d'appoggio sulla fronte. Naturalmente anche sugli N3 c'è il sistema per stringere la cinghia con questa rotella. Non hanno la terza banda a 5,2 GHz come il Goggles 3, però funzionano in O4. Le antenne sembrano essere fisse, mentre le plastiche al tatto sembrano essere un po' più economiche rispetto a quelle dei Goggles 3. Alla prima accensione, che ricordo per accenderlo si deve premere come per i droni, quindi tocco breve più tocco prolungato, è necessario fare l'attivazione, quindi bisogna collegare lo smartphone con l'app DJI Fly aggiornata. Procedura semplicissima, ovviamente lo smartphone deve essere collegato a internet e una volta attivato ci dirà se ci sono degli aggiornamenti da fare. Dopodiché possiamo fare il binding. Come vedete ci sono soltanto due droni compatibili in questo momento con il Goggles N3, e cioè DJI Neo e Avata 2. Vi ricordo che il binding si può fare anche senza smartphone, è importante selezionare
il DJI Neo nel menu del visore e poi premere per almeno 4 secondi il tasto di accensione di entrambi i dispositivi. Come vedete il visore ha il LED giallo, quindi vuol dire che ha una carica residua inferiore al 40%, come abbiamo visto all'inizio. Se colleghiamo lo smartphone con il cavetto, vediamo esattamente ciò che viene visto all'interno del visore. Così possiamo condividere le immagini mentre stiamo pilotando. È possibile comunque trasmettere a un altro visore, sempre DJI, attivando la funzionalità pubblico. Il display interno è di tipo LCD 1080p, non è OLED come sui Google 3, però ha un FOV di 54 gradi. Questo, assieme al fatto che sembra riguardare un monitor curvo, aiuta alla visione laterale e diminuisce il senso di vertigine per chi ne soffre. Anche con gli N3, il Motion Controller 3 può fungere da bacchetta virtuale per navigare nei menu. Esattamente come sto facendo adesso, qua vediamo il head tracking, il tracciamento della testa che muove il gimbal e l'inclinazione a seconda di come incliniamo la testa, ma anche per la rotazione orizzontale del drone. Il layout grafico anche della telemetria è esattamente uguale a quello degli altri visori DJI. Con il Motion abbiamo le acro semplificate che ci permettono di ottenere movimenti come questo, mentre solo con Avata 2 permettono di fare il power loop. Eccolo qua. I Google N3 permettono di pilotare il Neo anche con radiocomando RC3 oltre che col Motion 3 e con il radiocomando permettono di attivare la modalità acro sul Neo? La risposta alla prima domanda è sì, si possono usare anche con l'RC3, mi raccomando i radiocomando compatibili sono soltanto due, RC3 e Motion 3, tutti gli altri non sono compatibili in questo momento. La risposta alla seconda domanda la vediamo subito, ovvero se si può pilotare con l'RC3 in modalità acro, ovvero manuale. Vediamo che c'è. Per attivarla bisogna assegnare allo switch la modalità personalizzata da sport e inserirla in modalità manuale, come avevo già fatto. È possibile poi togliere anche il limite di assetto in modalità M e regolare i vari parametri sul roll, pitch e yaw. Quindi in modalità manuale come per i Google 3 e il Neo. C'è anche la ventola interna per risolvere l'appannamento. Diamo un rapido sguardo alle varie impostazioni. Altezza massima 120 metri rispetto al punto di decollo perché è un drone marcato C0, nessun limite di distanza. Poi ci sono le varie voci di calibrazione. Diamo un'occhiata al menu comandi. Ci sono le solite voci che già sono presenti sugli altri visori, quindi non è cambiato nulla. Vi ricordo, per cambiare la velocità da metri al secondo in chilometri bisogna andare appunto sulla voce unità. Abbiamo anche il tutorial del visore per i principianti assoluti, principianti a cui sono destinati questi Google N3 perché costano meno e quindi sono perfetti per iniziare a pilotare in FPV in digitale senza spendere troppo, con un drone ad esempio come il Neo, ma anche con Avata 2, perché no? Questo è il menu della fotocamera. Ovviamente ci sono delle impostazioni che non si possono cambiare perché sto registrando. In questo momento sto registrando soltanto con il visore, è possibile scegliere di registrare con entrambi quando si preme il relativo tasto. Luminosità, c'è anche il ridimensionamento del display. Una cosa nuova è la mascheratura dello schermo, che non ho capito bene che funzione abbia perché non fa il restringimento dell'immagine, l'immagine resta la stessa, però aggiunge una cornice nera ai bordi. Questo sistema della bacchetta virtuale con il Motion è molto comodo. Vediamo che appunto ci sono soltanto due droni compatibili, come vi ho già detto. Ai lati dello schermo si hanno le scorciatoie che si possono anche attivare con il cursore 5D e il tasto back per tornare indietro. In questo caso sto continuando a usare il Motion Controller 3. Vediamo che c'è la possibilità di attivare i controlli manuali con il DJI Neo per quanto riguarda l'immagine.
Insomma, il sistema è identico a quello presente sui Google 3, Google 2 e Integra. Anche i Google N3 quando volano in Europa hanno il sistema bloccato per quanto riguarda la trasmissione, vedete non c'è possibilità di selezionare auto. Funziona ancora il metodo del file amconfig che sblocca la modalità permettendo anche la configurazione manuale dei canali radio. Vi ricordo che è una cosa che potrebbe essere non concessa in Europa e in Italia perché potrebbe modificare le potenze e le frequenze permesse. Andiamo a verificare, quindi trasmissione, dobbiamo andare in trasmissione ed ecco che in effetti funziona. Adesso è possibile sbloccare anche manuale e vediamo che abbiamo 3 canali sulla banda dei 40 MHz in 5.8, abbiamo la possibilità di selezionare la 2.4 e la 5.8 selezionando anche il canale manualmente. Pertanto DJI non ha ancora chiuso questa porta che in Italia e in Europa potrebbe essere non legale, quindi non mi dilungo in ulteriori spiegazioni. L'utilizzo ideale di questo visore è quello con il Motion 3 e con il DJI Neo proprio perché è un pacchetto che costa relativamente poco e permette all'utente di avvicinarsi al mondo FPV. Essendo l'utente inesperto, quello che si avvicina all'FPV, almeno inizialmente con il Motion Controller 3 troverà molta soddisfazione e con il Neo riuscirà a pilotarlo in modo soddisfacente e in sicurezza perché beneficerà di tutti gli automatismi che ha il Neo per quanto riguarda il controllo, automatismi che invece in modalità acro manuale non ha e quindi si rischiano dei rischianti anche perché il Neo non è un drone per la modalità acro continuativa, è soltanto adatto all'addestramento acro, però per il resto con il motion controller in FPV va benissimo. Con il motion controller si possono fare movimenti che fanno invidia a chi pilota in acro, anche se la velocità è ridotta, però beneficiamo della realtà aumentata che ci dice dov'è il punto H, abbiamo visto il punto H. Vi ricordo che per pilotare in FPV è necessario un osservatore accanto al pilota, però vedete che passaggi si possono fare anche a raso, anche con il motion controller, anche e soprattutto con il motion controller, perché basta puntare il cerchietto nella direzione voluta, premere il grilletto che il drone si reca nel punto che abbiamo scelto senza troppe incertezze. Ovviamente il video nel visore non è mai stabilizzato, il video registrato invece resta stabilizzato. Se abbiamo scelto di attivare la stabilizzazione Rocksteady. Comunque nella mia prova i Google N3 si sono comportati benissimo, non mi hanno fatto rimpiangere i Google 3 a parte il fatto che mancano le telecamerine, quindi non si può vedere immediatamente chi c'è davanti a noi. Per vedere chi c'è davanti a noi dobbiamo toglierci il visore. Anche dal punto di vista del comfort, sia quello visivo sia quello fisico, non mi sono trovato male, quello visivo ottimo, quello fisico ovviamente i Google 3 hanno meno pressione sul naso, sono più piccoli, sono più leggeri, quindi sono più confortevoli, diciamo, ma non poi così tanto confortevoli rispetto a questi nuovi visori low cost. La vera mancanza è la compatibilità ridotta, infatti sono compatibili come abbiamo visto soltanto con il Neo e con Avata 2. Per quanto riguarda i prezzi, solo i visori Google N3, come abbiamo visto in questa recensione, costano 269 euro, quindi un prezzo abbordabile, viste le caratteristiche mi sento di approvarli in pieno. Come ho detto, unica vera mancanza è la compatibilità ridotta, sono compatibili soltanto con DJI Neo e Avata 2, spero che in futuro vengano resi compatibili ad esempio anche con le AR-Unit e altri droni, solo che mi chiedo se diventassero compatibili con più prodotti come ad esempio le AR-Unit, ci sarebbero mancate vendite sui fratelli maggiori, ad esempio Google 3. Perché io ad esempio comprerei questi a 269 euro piuttosto che il Google 3 a 600 e rotti euro. La versione più appetibile secondo me per chi vuole iniziare da zero, non ha nulla ma vuole sperimentare l'FPV in modo sicuro senza spendere più di 1000 euro è sicuramente questa
la versione Motion Fly More Combo, che in dotazione ha il Motion 3 e il Google N3 e anche 3 batterie con il Neo, che è un drone super versatile EC0. Abbiamo visto nelle mie recensioni, si può usare anche soltanto dalla mano, senza radiocomando, senza smartphone, ma anche solo con smartphone, anche con radiocomando tradizionale, e con questo combo si può fare tutto praticamente. Peccato che manca il radiocomando tradizionale che si chiama RC-N3, però con 99 euro mi pare che si possa acquistare. Quindi per chi vuole iniziare l'FPV di qualità, quindi ritorno video digitale e modalità sicure, perché abbiamo visto che c'è anche il motion, quindi con il motion le modalità sono sicure, tutte controllate. Poi se vuole sperimentare il volo manuale acro, si compra l'RC3 FPV che costa sui 149 euro e si porta avanti senza spendere un capitale, avendo un drone affidabile dal punto di vista anche dei crash, perché abbiamo visto che quando si schianta è super resistente, difficile distruggerlo. Invece la versione singola, cioè soltanto i visori N3 a 269 euro, sono interessanti per chi ha già dei prodotti, ma soprattutto sono interessanti se diventeranno compatibili ad esempio con le AR-Unit. Allora a quel punto saranno davvero interessanti quando magari usciranno le AR-Unit 4, ma se fossero compatibili anche con le AR-Unit 3 sarebbero davvero molto interessanti per chi pilota in FPV anche da esperto che non vuole spendere troppo sui visori. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questi nuovi visori e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e l'appuntamento è con il prossimo video su Quadricottero News. Buona continuazione!